Occhi di lince, ciao, mi chiamo Edo Thomas, sono insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Allora, oggi il tema è mobilità articolare, ma farò un esercizio, possiamo dire anche bizzarro, un esercizio bizzarro, ok? Tratto esattamente dall'arte marziale, si chiama il piattino cinese. Potrai prendere un scodellino come l'ho preso io in ceramica, occhio perché si cade, si rompe, oppure prendi un piattino proprio, quello di plastica o di carta o una lattina di tonno, quello che vorrai esattamente per fare questi esercizi. Ok? Andiamo alla pratica. Allora, comincerò con la mano destra, ok? Bisognerebbe non tanto preoccuparti di far cadere il piattino, ma di disegnare questa figura a 8 sia in un senso sia nell'altro senso. Allora, si potrà fare in diverse maniere, muovendomi, camminando, fermo, con i piedi paralleli di Tadasana, in qualsiasi maniera. Siccome faremo questo esercizio già pensando nella pratica che succederà, la pratica che farò successivamente o che farai successivamente, ci mettiamo in Tadasana, no? Sempre la posizione della montagna. E poi prendiamo questo piattino, non tenendo con la mano il piattino, quindi allargando bene le dita, appoggio proprio sul palmo in centro, ok? E farò questa figura 8 dall'interno verso l'esterno. Qui all'interno, passo davanti a me, cerco sempre di guardare la tazzina, là dietro e torno avanti, ok? Rifaccio, con gli occhi guardo, non perdo di vista la tazzina o il piattino e continuo. Ne faccio 3 volte senza mai fermarmi. Non c'è una vera tecnica da eseguire. L'unica cosa è non far cadere il piattino. Ok? Allora, se hai notato mi sono mosso tantissimo il tronco. Posso anche muovermi il minimo indispensabile, quindi in questa maniera io cerco di utilizzare tantissimo l'articolazione delle spalle, del gomito, piuttosto di muovere tutta la colonna vertebrale. Però puoi decidere anche quello che è meglio. Si potrebbe fare sia uno che l'altro. Posso piegarmi, posso stendere il braccio, posso fare piegandomi molto in basso e inarcando molto la schiena, ok? In diverse maniere. Quindi prova sia in una maniera, cioè prova esattamente in un certo, con un certo tipo di concetto solo le articolazioni oppure anche coinvolgere la colonna vertebrale. Ho fatto dall'interno all'esterno, adesso faccio dall'esterno all'interno. Ok, indietro, guardo sempre la tazzina, passo davanti, tolgo bene il braccio e passo all'interno e continuo. 2 e 3, senza mai agganciare le dita delle mani al piattino. Ok? Passiamo dall'altra parte, qui la sinistra,
Passiamo dall'interno all'esterno, piano. Questo passaggio qua non è semplice. 1, questo qui adesso, posso rallentare, 2 e 3, al contrario. Due e 3. Allora, forse non hai sentito, ma mi sono scrocchiato un po' tutto, spalla, clavicola, gomito, schiena. È un ottimo esercizio per cominciare la pratica di yoga. Sembra un po' strano perché credo che nessuno insegnante avrà mai detto guarda, devi cominciare a fare la lezione con un piattino cinese. No, però è molto utile. Ti dico che è molto utile, sia anche per quanto riguarda l'equilibrio, la maniera in cui mi muovo nello spazio, i movimenti del collo, i movimenti degli occhi che seguono il piattino, molto ma molto utile. Adesso lo facciamo con 2 piattini. Allora, come si potrebbe fare con 2 piattini? Quindi si potrebbe fare con tutte e 2 nella stessa direzione, che è un po' difficilino, oppure anche abbastanza complicato, uno che va in una direzione e uno che va nell'altra. Facciamo questo qua, il braccio destro va all'interno e il sinistro va all'esterno. Comincio esattamente in questa posizione, le metto proprio perfettamente in centro, ok? Uno all'interno e l'altro all'esterno. Si incontrano su e via. Al contrario. Allora, questo esattamente è un tipo di mobilità articolare. Adesso, cercando di utilizzare la mobilità, ok, dell'8, adesso posso fare anche senza il piattino, per cui diventa molto più fluido, non c'è più bisogno di stare attento alla stabilità del piattino, per cui disegno proprio con la mano e con le mani la figura 8, tipo dall'interno all'esterno o dall'esterno all'interno. Con l'altro braccio, come se ci fosse il piattino, ma non sto più attento all'equilibrio del piattino, al contrario. Quindi posso muovermi, più posso anche muovere le gambe, tutte e due, tutte e due, disegno un 8 davanti a me, uno va da una parte, l'altro va dall'altra. Posso piegarmi le gambe con un braccio, con l'altro. Ecco, queste sono diverse idee di questo esercizio che si chiama piattino cinese, ok?
Quindi abbiamo visto con il piatto, con tutte e due, uno alternato, quindi da una parte e dall'altra, senza il piattino, con la mano, con l'altra, con tutte e due, braccia, con le mani. Quindi ce n'è da fare. Allora, io direi che, cioè, un suggerimento, che questo esercizio, questo neuro warm up, bisognerebbe fare, che ne so, se tu scegli questo neuro warm up, non deve durare più di 3-4 minuti. Ecco, magari dopo, quando diventerai veramente bravo, facendo quel piattino con 2-3, e quindi allora togli il piattino, fai un po' un'improvvisazione che è molto interessante. Ok? Allora, non ho detto all'inizio della lezione, ricordati sempre di iscriverti al mio canale, di accendere la campanella per non perdere neanche una lezione, perché ci sono lezioni tutti i giorni al mattino, 365 giorni. Poi oggi adesso non so, 12-13 di ottobre, e l'11 ho fatto 3 mesi, quindi sono 3 mesi di lezioni non stop. Allora, se mi metti un like e un commento, meglio ancora, ti lascio 2 link qui sopra con delle lezioni di yoga, così questo serve come un neuro warm up, e poi puoi fare esattamente queste 2 lezioni, o una o queste 2 lezioni. Ok? Bene, per oggi ho finito, ci vediamo domani e ci vediamo lungo la strada.